Oggi ci troviamo a Largo di Cattolica e siamo a bordo dell'Aquador 250 HT. Sono con Giampiero Manzi. Buongiorno Giampiero. Buongiorno. Importatore per l'Italia per il gruppo Nimbus, mi dicevi? Esatto. Di cui fa parte anche Aquador attualmente. E noi oggi siamo in prova per testare lo scafo in navigazione motorizzato con un Mercury da 250 cavalli fuori bordo. Come vedete dalla camera di prua, le condizioni del meteo sono piuttosto altalenanti perché c'è un'onda corta sollevata dal vento, quindi sarà un ottimo banco di prova per testare le performance della carena e soprattutto verificheremo l'equilibrio, dal momento che siamo su un'imbarcazione di 25 piedi con una grandissima cabina come abbiamo visto nella presentazione a bordo, quindi potremo aspettarci un po' più di rollio del normale, ma poi vedremo come si comporta in navigazione. Attualmente io mi trovo a 7,8 nodi, 2400 giri, consumo 18 litri per ora. Come vediamo dalla scia non siamo ancora in planata, siamo ancora in fase di dislocamento, quindi affondiamo manetta elettronica, quindi morbidissima. Abbiamo anche l'Active Trim che noi lasciamo disinserito per regolare manualmente l'assetto e vediamo come a 3000 giri si stia formando la scia a poppa e la prua si sta leggermente sollevando, indice di un ingresso in planata a 11,1 nodi con un consumo di 27 litri per ora, ma saliamo ancora per far distendere lo scafo planante a tutti gli effetti, quindi cerchiamo di farlo distendere maggiormente. Sollevo leggermente trim, arriviamo a un 30%, guardate come iniziamo a navigare più distesi, 15,6 nodi, 3650 giri, consumo 41 litri per ora. E Giampiero, mi dicevi anche che questa imbarcazione è dotata dei nuovi Interceptor forniti da Quick. Esatto, si chiamano Intercepta e sono nuovi, non ci sono ancora in commercio, o meglio, sono già in produzione ma non sono ancora disponibili, arriveranno a breve sul mercato sicuramente per il Salone Nautico di Genova e noi siamo partner con Quick e li stiamo sviluppando. E per farvi intendere, farvi capire il funzionamento, io ho la pulsantiera touchscreen qui davanti a me, provo soltanto a spostare l'equilibrio dell'imbarcazione. È sufficiente premere il display e guardate qui come correggiamo l'assetto, sto abbassando soltanto l'interceptor di destra e guardate come spandiamo sulla sinistra, quindi reattività davvero ottima e anche lo scafo si comporta in maniera piuttosto reattiva perché segue appunto il comportamento degli interceptor. Attualmente ci troviamo quindi in assetto 17 nodi, consumo 40 litri per ora, saliamo ancora, sentiamo il rombo del motore, inizia ad aumentare di tonalità, teniamo l'onda al giardinetto, guardate qui, coperta sempre asciutta e soprattutto impatto morbidissimo. Noi siamo comodamente seduti in due su questa poltroncina biposto e vi posso assicurare che il comfort è davvero ottimale. Sollevo leggermente trim per far alzare ancora di più la prua e ridurre la superficie bagnata e arriviamo quindi a 21,5 nodi con un consumo di 45 litri per ora a 4300 giri, quindi possiamo stimarla anche a velocità di crociera, perché esatto, da qui mi dicevi possiamo arrivare anche in Croazia tranquillamente. Ci siamo già andati con questa in Croazia. Quindi riusciamo ad ottimizzare le performance dei consumi e soprattutto guardate il comfort di navigazione perché la carena devia il flusso lateralmente, quindi coperta sempre asciutta. E a proposito di flussi deviati, vediamo come si comporta in virata. Io abbasso solo leggermente trim e vi assicuro che non ci sia nessuno intorno a noi, guardate, virata dritta, lo scafo si inclina perché abbiamo un'ampia murata, quindi va ad assecondare il profilo e le linee d'acqua, ma restiamo sempre in assetto. Avvertiamo l'impatto perché c'era l'onda al traverso e ci sono grandi volumi all'interno e ora con l'onda di prua, guardate qui come riusciamo a tenere un ottimo assetto di navigazione. Correggo il flap per riallineare la barca e navighiamo ancora a 22 nodi, 4500 giri con un consumo di 54 litri per ora. Continuiamo a salire, saliamo a 4800 giri, range di crociera veloce, guardate con l'onda corta di prua, vedete come restiamo sempre in assetto, mai uno schizzo d'acqua a bordo, 63 litri per ora, 25 nodi, 4800 giri. Quindi range di crociera veloce, ma adesso effettuiamo un'ulteriore virata a sinistra per ritornare con l'onda di poppa. Guardate, potremmo aspettarci anche degli schizzi a bordo, in questo caso deviati dal vento, ma la prua resta costantemente asciutta. Passo leggermente trim e ritorno con la prua sul dritto e affondiamo manetta, vediamo dove ci porta. Il motore inizia a rombare, arriviamo a 5100 giri, 26 nodi, sollevo trim
27 nodi, 28 nodi, consumo 80 litri per ora costanti, sollevo ancora e a fondo manetta arriviamo a 29 nodi con questo mare, guardate, onda incrociata sul mascone, 29 nodi, 5200 giri, sollevo trim e alzo anche il flap di dritta, flap totalmente sollevati, interceptor sono chiusi, arriviamo a 30 nodi, guardate, con quest'onda incrociata, davvero ottime performance, 5400 giri, sollevo ancora trim, guadagniamo ancora un nodo, arriviamo a 30,8 nodi, totalmente fuori dall'acqua, 31 nodi, 5400 giri, ci distendiamo ancora, 31,6 nodi, c'è tanta onda oggi, ma mi dicevi che in condizioni ottimali possiamo arrivare anche ai 33 nodi. Esatto. Quindi invitiamo tutti a testare questa imbarcazione, ma ora riduciamo nuovamente e mettiamo in folle per testare anche la capacità di spinta del motore, vediamo in quanti secondi ci porta fuori dall'acqua e in quanto arriviamo alla velocità di punta. Eccoci quindi a folle, abbiamo soltanto una leggera onda di poppa e ora la prua si sta ponendo con il vento al traverso dal momento che abbiamo, come vi dicevo, un'ampia murata, ma non ci resta che contare. Sei pronto Giampiero? Vai! 3, 2, 1, via! Manetta inserita, invertitore ingranato, saliamo, guardate, 7 nodi, 9 nodi, io solleverò trim automaticamente, 15 nodi, 16 nodi, sollevo anche l'interceptor, 21 nodi, 22, 24, 5200 giri, 26 nodi, guardate, ci distendiamo del tutto, 28 nodi, 29, 29,5 nodi. Quindi cari amici, non mi resta che effettuare un'ultima virata prima di rientrare in porto, virata a sinistra, nessuno davanti a noi. Guardate, possiamo anche giocare con la manetta, trim totalmente abbassato e guardate come ci distendiamo. Quindi cari amici, questa è l'Aquador 250 HT motorizzata con un Mercury V8 da 250 cavalli, è un'imbarcazione che consiglio a tutte le persone che cercano il comfort per la crociera, perché come abbiamo visto nella presentazione a bordo abbiamo un'imbarcazione di 25 piedi con tantissimo spazio in coperta e soprattutto sotto coperta, una cabina completa con bagno separato e anche un letto singolo per gli ospiti, oltre alla possibilità di chiudere integralmente l'area posteriore. E quindi cari amici, io purtroppo devo rientrare in porto, ringrazio Giampiero per la disponibilità, ma ringraziamo anche Busuttil Marine che è vostro collaboratore e soprattutto distributore su Malta, quindi qualora volesse acquistare questa imbarcazione o anche semplicemente visionarla, basta semplicemente contattarli, perché è anche grazie a loro che abbiamo realizzato questo video. E quindi cari amici, come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team, grazie ancora! Grazie a voi!